Isole Canarie. Sarà tutto vero quello che si dice? Perché vanno tutti alle Isole Canarie? In questo video voglio darti tutte le informazioni per poterci andare da solo e scoprirlo. Alla fine di questo video saprai anche qual è l'isola migliore per le tue vacanze invernali o estive e quale zona scegliere. Le Isole Canarie sono una delle regioni della Spagna che alcuni confondono con le Baleari. Le Canarie però non si trovano nel Mediterraneo come Ibiza o Maiorca e nemmeno appena al di là di Gibilterra, come alcune persone sono indotte a credere, forse tratte in inganno da cartine come questa. Le Isole Canarie si trovano ben più a sud, nella parte di Oceano Atlantico al largo del sud del Marocco, dove questo paese confina con il Sahara occidentale. Esistono tutto l'anno dei collegamenti aerei diretti tra i nostri principali aeroporti e le isole più turistiche delle Canarie, ma non verso tutte. Per arrivarci, in base all'isola che sceglierai di visitare, servono dalle 3 ore e mezza alle 5 ore con i voli diretti. Se però sei diretto verso un'isola minore, ti servirà almeno uno scalo in più e di conseguenza i tempi saranno più lunghi. Si può anche arrivare in traghetto alle Isole Canarie, certo, in questo caso però occorre portarsi a Cadice, nel sud della Spagna, e affrontare 2 giorni di navigazione nell'Atlantico. Visto che tutte le isole tranne la Graciosa hanno l'aeroporto, all'interno dell'arcipelago ci si può spostare con aerei a elica da 40 o 80 posti, con le 2 compagnie aeree canarie, Binter Canarias e Canary Fly. La prima offre anche voli diretti da e verso l'Italia. C'è anche l'opzione del traghetto, in questo caso potrai avvalerti dei servizi delle compagnie Transmediterranea, Fred Olsen o Naviera Armas. I tempi rispetto all'aereo si allungheranno, tieni presente che l'arcipelago è lungo quasi 600 km in totale. Presumo che in questo momento ti starai immaginando mentre ti sposti comodamente seduto al finestrino dell'aereo o sul ponte di un traghetto, magari sorseggiando un drink, ma devi sapere una cosa. Per entrambe le opzioni, i costi di spostamento sono abbastanza alti per i non residenti dell'arcipelago e già questo mi porta a consigliarti di non visitare più di un'isola alla volta, a meno che ovviamente tu non possa fermarti nell'arcipelago per molto tempo. Penso che non abbia molto senso perché 6 isole su 8 sono abbastanza grandi da offrire bellezze più che sufficienti anche per una settimana abbondante. Se non mi conosci già, io sono Simone e ti porto a scoprire le destinazioni di viaggio più famose nei loro angoli insoliti o meno frequentati, lontano dalle masse dei turisti o dalla confusione. Da est a ovest, ecco come si chiama ciascuna delle Isole Canarie e cosa ci troverai. La Graciosa è una splendida isoletta in cui visitare spiagge incontaminate e un'area deserta che a tratti esplode di colore. È l'ideale per chi ama i panorami estremi con poca umanità. Lanzarote, l'isola con belle spiagge e graziosi paesi e con un paesaggio senza vegetazione che sembra quasi lunare, forgiato dai vulcani sui quali gli esseri umani sembrano ancora ospiti. Fuerteventura, un'isola antica forgiata prima dai vulcani e poi dal vento, spoglia da ogni vegetazione come Lanzarote, e con ampi panorami desertici che sembrano sconfinati. Lì troverai anche un deserto di dune e soprattutto spiagge mozzafiato che sembreranno non finire mai. Gran Canaria è una delle isole più abitate, ricca di storia e di paesaggi e climi differenti. Tra le spiagge assolate del sud e il deserto di dune, la capitale del nord e i boschi o i canyon all'interno, c'è tutto quello che si possa desiderare.
Tenerife è l'isola più grande e più abitata, dove si percepisce forte la presenza del vulcano Teide, che domina sul paesaggio ovunque ci si trovi. Tra i boschi del nord e le spiagge del sud, le città storiche e i paesini che si susseguono in una varietà di paesaggi e di climi, tutto questo ti stupirà. Attualmente purtroppo una buona parte dei boschi di pini è stata ridotta in cenere dal più grande incendio che si sia mai visto alle Canarie. La Gomera è un gioiello isolato e con pochi abitanti che offre splendidi boschi. Tra le sue valli e i canyon dell'interno ci si può perdere per ritrovare se stessi in un'oasi di tranquillità. Non mancano alcune spiagge molto belle in cui potersi bagnare. La Palma, isola giovane dove la presenza del vulcano del sud plasma il paesaggio periodicamente, mentre i boschi del nord incantano con le loro cascate e ogni sorta di sentiero possibile. Le spiagge nere incuriosiscono e il panorama dalla sua vetta più alta, il Roque de los Muchachos, tra gli osservatori astronomici e la vista delle altre isole, ti regalerà un particolare senso di pace. El Hierro è un piccolo gioiello dell'arcipelago, lontano dal turismo di massa, da vivere lentamente. Non ha delle vere e proprie spiagge attrezzate come le intendiamo noi, ma ci sono molte spiaggette e piscine naturali. Per chi fa immersioni si dice che i fondali siano molto ricchi e per chi ama fare trekking invece ci sono sentieri spettacolari da poter percorrere in lungo e in largo. Il motivo principale per cui i turisti di tutta Europa vanno alle Canarie anche in inverno è il clima. Di solito ci sono pochi gradi di differenza tra la notte e il giorno e tra una stagione e l'altra. In inverno le temperature in spiaggia sono spesso attorno ai 20 gradi. Mettiamoci poi il clima secco, i paesaggi naturali spettacolari e aggiungiamo il fatto che ci sia l'euro. Poi mettiamoci anche che per noi europei basta la carta d'identità per viaggiare, shakeriamo il tutto con un'ottima organizzazione dei servizi turistici e voilà, il gioco è fatto. Il clima delle Canarie fa stare sempre bene, tranne in alcuni casi di cui vi parlerò tra poco. Le temperature dell'oceano variano dai 18 gradi invernali ai 23 estivi. Il bagno si può fare anche in inverno, ma non è per tutti, soprattutto perché, a seconda delle spiagge, possono esserci onde anche molto intense. Il clima di queste isole, tuttavia, non è uniforme, ma molto influenzato da vari fattori, tra cui gli alisei. Sono dei venti che spirano da nord-ovest e portano correnti fresche e umide che toccano ogni isola da un'angolazione diversa. Gli alisei portano anche nuvole e le montagne delle varie isole possono rallentarle o fermarle e se d'estate questo può essere un fenomeno piacevole per mitigare il caldo, d'inverno può non piacere a tutti. D'altro canto, le zone interessate da questi venti sono verdi e rigogliose, mentre i lati opposti di quelle stesse isole sono aridi e con una vegetazione adatta ai deserti, ma si possono preferire per la vita da spiaggia. In generale in queste aree il clima è piacevolmente caldo anche per un altro motivo, la latitudine. Stando fermi al sole in una giornata serena, infatti, il sole invernale riscalda più che in Italia, consentendo di utilizzare solitamente un abbigliamento estivo e alla peggio userai una felpa di sera. Quando l'equilibrio tra gli alisei e gli altri venti si altera, possono verificarsi due fenomeni: perturbazioni, così come le conosciamo anche da noi, che tendono a restare nei lati delle isole esposte agli alisei, oppure, quando sono più forti i venti africani, la calima. Calima in spagnolo significa foschia, ma alle Canarie ha un significato in più. I venti africani raccolgono la polvere del deserto e la portano nell'arcipelago. Quando c'è la calima, se il fenomeno è intenso, il sole si oscura a causa dell'aria carica di polvere e si respira con più fatica. Possono bruciare i bronchi e gli occhi. Insomma, non proprio il massimo, specie per soggetti sensibili o asmatici. Se il fenomeno è molto intenso, poi il sole ti sembrerà quasi eclissato
e può essere necessaria una mascherina FFP2 all'aperto. In descrizione ti lascio un link dove potrai vedere tu stesso i dati relativi alla frequenza del fenomeno, che negli ultimi anni capita più spesso che in passato. Se ti interessa chiarire questo punto, chiedimelo pure nei commenti, oppure lasciami scritto, se sei stato alle Canarie e hai trovato la calima, qual è stata la tua esperienza, così potrai aiutare anche gli altri membri della community che vedranno questo video. Ricapitolando tutte queste informazioni, se a gennaio o febbraio cerchi un clima tiepido, allora la scelta più sensata, secondo me, è il sud di Gran Canaria o di Tenerife. A fine gennaio mi è capitato di trovare anche 26 gradi a Maspalomas, addirittura 30 nelle valli interne. Devi sapere che Maspalomas è una località balneare di Gran Canaria in cui ti ho parlato in questo video ed è una delle più famose di tutto l'arcipelago. Le altre isole non sono sufficientemente alte per fermare i venti freddi che spazzano l'Oceano Atlantico ed è quindi più frequente che le temperature scendano sotto i 18 gradi, almeno quelle percepite. In ogni caso le isole sono tutte splendide e se il tuo obiettivo è quello di passare delle giornate con la felpa al posto della giacca, qui ti troverai davvero molto bene. Se non mi conoscevi prima di questo video, spero che il nostro viaggio insieme sia soltanto agli inizi. Mi auguro davvero di averti aiutato o incuriosito con questo video sull'arcipelago di cui mi sono innamorato così facilmente. Alla prossima e buon viaggio!